La trazione di quell'animale è impressionante. Colpa di coda di quello. E ciao Pippo, sono animali pericolosi, però è bellissimo. Forteventura. Ciao a tutti ragazzi, sono Christian e con la Family siamo a Fuerteventura, una piccola isola dell'arcipelago delle Isole Canarie, sperduta nell'oceano, quasi desertica e di origine vulcanica, con tantissima vita sott'acqua e anche fuori. Siamo qui per una settimana full immersion di pesca subacquea. Non ho il mezzo nautico, quindi entrerò sempre da terra e pescherò sempre nel basso fondo. Quello che andrò a cercare per massimizzare le mie opportunità di caccia sono alta marea e acqua veloce con schiuma. Le prede più probabili che vedrò saranno sicuramente saraghi, magari qualche spigola o magari anche qualche serra e barracuda come negli anni precedenti. Una cosa che farò è provare la fiocina a mano per la prima volta, non l'ho mai fatto e quindi sarà tutto da scoprire. Non vedo l'ora di entrare in acqua anche perché è pieno di pesci, quindi sicuramente ci sarà tanto a cui sparare. Per il resto della pescata invece utilizzerò il mio arbalete 75 con doppio elastico. Vi faccio vedere che cosa c'ho dietro nella macchina, che è veramente un delirio, picciotti. Allora, obiettivo: prendere dei pesci e magari mangiarci una bella cena insieme con la famiglia. Quella non è immondizia, c'è una muta lì dentro. Fucili, pinne di Alessia, le mie pinne dietro, passeggino. Non ho mai pescato con la fiocina a mano e voglio vedere se è fattibile procurarci da mangiare soltanto con questo attrezzo. Non vedo l'ora di entrare in acqua e vedere cosa riusciamo a catturare con questo. Andiamo! La fiocina a mano non è altro che un tridente o un bastone munito di un elastico posteriore che viene teso per poter scagliare in avanti la fiocina. I primi tiri mi fanno capire che la fiocina è veramente lenta, anche con la massima tensione dell'elastico. Questo mi fa capire che dovrò veramente avvicinarmi tanto ai pesci. Sorvolo il fondale in cerca di anfratti e buchi dove ipotizzo i pesci si possano nascondere. Purtroppo però non sto riflettendo sul fatto che qualora questo accadesse io ho un'asta in mano di quasi 2 metri, quindi il suo movimento è comunque abbastanza limitato. Dovrò approcciare i pesci frontalmente. Quello che avete visto è un pagro canariotto ed è il pesce dei miei sogni. Non ho sparato perché per situazione e probabilmente questa immagine rimarrà ovviamente per sempre. Spesso è meglio provare a sparare, almeno non rimani con rimpianto di non sapere se ce l'avresti fatta. Sto sbagliando approccio perché sto cercando i pesci che cercherei col fucile, che già sono difficili da cercare col fucile. Probabilmente mi devo dedicare ad altro se dobbiamo mettere qualcosa a tavola stasera. Decido quindi di accostare e cercare i pesci nella schiuma. Sono convinto che i pesci in frenesia alimentare saranno distratti e più facili da avvicinare. Con estremo stupore realizzo che i pesci pappagallo hanno la pellaccia veramente dura. Sin da subito ho pensato che quanto più avessi teso l'elastico, quanto più efficace sarebbe stato il mio tiro. Quello che ho realizzato però è che se invece tengo l'asta caricata magari a metà asta, davanti a me avrò molta più asta e quindi questo andrà ad accorciare la distanza tra me e il pesce, dandomi la possibilità di effettuare dei tiri più efficaci. I pesci che sto cacciando si chiamano pesci pappagallo. Questi pesci possono raggiungere dimensioni considerevoli, fino a 50 cm. La loro caratteristica più particolare, alla quale devono il nome di pesce pappagallo, è la loro dentizione. Infatti questi animali hanno dei denti fusi insieme quasi a formare un robusto becco, che ricorda in tutto e per tutto quello di un pappagallo. Questa unica forma della bocca è di fondamentale importanza per questi pesci, poiché si nutrono principalmente di alghe e coralli. Ho anche notato che quando i pesci pappagallo si trovano in branco sono molto più diffidenti, quando invece li ho trovati in solitaria sono riuscito a avvicinarli più facilmente.
farvi sapere che se siete interessati a trovare nuove location di pesca, compagni e consigli, o avete bisogno di qualche aiuto, ho creato un gruppo WhatsApp dove potete accedere, potete mandarmi un messaggio su Instagram con il vostro numero di telefono, vi faccio accedere, ed è una community tranquilla e sana dove si cresce e si chiacchiera sicuramente di pesca e non solo. Volevo cogliere l'occasione pure per salutare tutti i membri della community e un saluto speciale a Luca di Sciacca. Ci vediamo tra poco in un altro tuffo. Le condizioni di scaduta sono perfette per la ricerca del pesce bianco in basso fondo. Andrò a cercare infatti esattamente nei posti dove si infrangono le onde, quelle situazioni dove il fondale si smuove, dove è sicuro che dei pesci grufolatori come i sarghi o le orate saranno presenti. In questa fase della pescata sto utilizzando un arbalet. Questa pescata, che invece inizia normalmente, diventa indimenticabile nel giro di un paio di tuffi. Infatti alla base di questo gradino di roccia intravedo un trigone enorme, oppure chiamata pastinaca comune. È un animale che può raggiungere fino a 4 metri di larghezza, qualcosa di pauroso. Peraltro è lo stesso animale che ha ucciso Steve Irwin, il famoso documentarista australiano. È bello pensare che in certe parti del mondo ancora queste cose avvengono, diciamo, a portata di mano. Uno dei tratti che mi piace di più di Fuerteventura è la possibilità di sparare bei pesci senza neanche doversi immergere. Perde di difficoltà, però acquista tutto un suo fascino. Sarago Faraone, uno dei cugini probabilmente più vicini al Sarago Maggiore, o Breado come lo chiama Maria Scione, che vive in Spagna. A proposito di Sarago Maggiore, stavo facendo degli agguati in superficie da punta a punta, tenendomi sempre quanto più possibile coperto, fino a quando arrivato qui vedo dei saraghi cibarsi dietro questo sperone di roccia. Ne vedo uno sparire verso destra e poi praticamente realizzo che ce l'ho sotto. E con questo penso che posso togliere tutte le spunte dalla lista dei mostri che si nascondono sotto la sabbia. In pratica con il piede urto una torpedine marmorizzata, che è un pesce che si nasconde sotto la sabbia e che per cibarsi e difendersi rilascia una scarica elettrica. Durante uno dei miei spostamenti in superficie noto dei saraghi che si infilano sotto un masso. Decido quindi di cambiare fucile e avere un fucile corto con una fiocina, che secondo me è sicuramente più indicato quando si deve sparare tra le pietre o in spazi angusti con poco spazio di penetrazione. Decido di approcciarmi alla tana, inizialmente senza torcia, che pensavo si potesse vedere, e in effetti è stato così. Penso che abbia avuto la sua influenza nell'approccio alla tana, al fatto che il pesce si sia sentito relativamente sicuro, non vedendo nessuna luce, è uscito, ma io sono stato più furbo di lui. Questa cattura invece mi ricorda come la calma sia, secondo me, una delle skill più importanti in una situazione dove riusciamo ad avvistare un bel pesce dalla superficie e non sappiamo bene cosa fare.
Pianificare, infatti, e ragionare potrà essere determinante ai fini di una cattura. Non scendo direttamente sulla sua verticale, ma quasi contrario e parallelo a lui, per vedere come reagiva. Il pesce si intana sotto una pietra che chiaramente non è la sua. Infatti il pesce è esposto e cerca ancora più rifugio profondo, ma mi dà comunque una porzione abbastanza profonda per far aprire la letta della mia tahitiana e scoccare il tiro. È di nuovo un sarago faraone, il più bello che abbiamo mai preso. In questo mare di tempesta ho notato che nelle zone in cui la corrente si smorza, l'acqua si quasi ferma, si creano delle vere e proprie oasi. In questo caso sono dei bellissimi saraghi maggiori a presentarsi e a mantenersi quasi a distanza impossibile. Avere il cavo portapesce attaccato alla cintura mi dà la possibilità di evitare di tornare alla boa per posare il pesce. Quindi non mi resta altro che finire il pesce, toglierlo via dall'asta e inserirlo nel mio chiodo. Ho visto un sarago faraone intanarsi in questo dedalo di cunicoli sulla sabbia. Eccolo. Noto con particolare stupore che un'asta è piantata davanti a me. Quello per me è un forte segnale di una zona calda. Qualcun altro è stato qui e ha sparato qualcosa. Esattamente in questo momento mi rendo conto che la cernia c'è ed è una decina di metri avanti a me, totalmente mimetizzata. La sto controllando con la coda dell'occhio giusto per accertarmi che sia ancora lì. Scendere sulla sua verticale sicuramente non porterebbe a niente, farebbe sicuramente spaventare il pesce. Mi rendo conto che lei sta puntando la tana, che è il masso che ho sotto di me. Quello che cercherò di fare è mettermi tra casa sua e lei e vedere dove scappa. Questo è proprio uno di quei accadimenti che ti fa ricordare che in mare siamo soltanto degli ospiti. E basta.
cosa così grande. È fantastico, ragazzi, non bisogna mai arrendersi. Mai. Non ha senso continuare a pescare, c'è abbastanza cibo per i prossimi giorni. Torniamo a casa.